conosciamo da anni ormai, forse una decina di anni, perché ci siamo incontrati a Torino per il progetto europeo, una Cost Action, che era una network europea sulle giastrutture energetiche. Sì. E eravamo ancora i primi in verità a studiare queste cose, queste tecnologie, queste strutture, questi materiali, e tu eri un dottorando all'EPFL, sì, che stavi facendo il tuo dottorato proprio su questi argomenti. Sì, io all'epoca lavoravo sulla tematica dei pali geotermici e quindi avevo letto e studiato i vari articoli che avevi scritto col tuo gruppo per prima nel mondo, dove l'idea appunto era quella ed è quella di trasformare ogni struttura in contatto col terreno in fonti di energia rinnovabile, di calore, in scambiatori di calore geotermici. All'epoca il focus, l'attenzione principale era sui pali, quindi fondazioni profonde degli edifici che si usano per sostenere edifici generalmente molto alti, e poi negli anni di per sé il focus si è spostato su anche altre tecnologie come le platee, i muri, qualunque cosa che possiamo pensare essere in contatto col terreno. E nel frattempo poi mi sono spostato a Northwestern, ma non ci siamo persi, quindi le tematiche sono cambiate e ci ritroviamo poi qui oggi. Sì, diciamo che chiaramente quando ti sei spostato forse è stata all'inizio almeno un po' più complicata la collaborazione, sì, stretta, però abbiamo sempre seguito l'un l'altro quello che facevamo in questo campo, e quindi tutti gli avanzamenti che ci sono stati nelle nostre attività, nei nostri lavori, anche nei nostri gruppi. Adesso tu alla Northwestern hai un bellissimo gruppo di ricerca, hai un bellissimo laboratorio che si chiama SOIL, l'acronimo che sta per, ricordalo? Subsurface Opportunities and Innovation Laboratory, il laboratorio per opportunità e innovazioni nel mondo sotterraneo, diciamo. Sì. Poi hai una startup che ha base a Losanna, però quella sempre che dove proviamo a portare nella pratica questa tecnologia, sì. E adesso di per sé appunto le cose sono cambiate, ci stiamo focalizzando molto su problemi a scala molto grande o a scala molto piccola, sì, e abbiamo iniziato a collaborare in maniera molto stretta da 2 anni a questa parte, sì, a una scala molto ampia. Sì, diciamo che sì, è una scala molto ampia per 2 progetti europei, esatto, in cui siamo, diciamo, in maniera più o meno attivamente coinvolta, sì, dal punto di vista concreto attivamente entrambi, poi formalmente tu essendo fuori dall'Europa non hai un ruolo ufficiale, ma segui molto le attività in collaborazione con me. C'è stata anche l'occasione 2 anni e mezzo fa, mi sembra 2 anni fa, di un bando per mobilità verso gli Stati Uniti dell'Università di Perugia. Questo ha permesso sia a me che a 2 mie collaboratrici di passare del tempo presso la Northwestern University dove lavori tu, e con diciamo dei risultati eccellenti, perché poi la mobilità promuove, sì, e garantisce proprio il rinforzo delle collaborazioni, sì, sì. E da lì effettivamente abbiamo ripreso in mano, sì, forse in maniera ancora più intensa la collaborazione, e poi c'è stata l'occasione di Vitality, sì, che invece ha spostato la scala all'indietro, perché siamo ritornati alla scala di laboratorio, alla piccola scala, o addirittura se vogliamo alla nanoscala, perché adesso quello che stiamo facendo è cercare di capire se possiamo integrare all'interno dei materiali che costituiscono le giastrutture energetiche anche nanomateriali a cambiamento di fase, quindi materiali che subiscono una transizione di fase alla variazione di temperatura, integrati con il grafene per una migliore efficienza. E su questo diciamo che Vitality ci ha dato proprio l'opportunità di avere questo nuovo scambio, questa volta al rovescio, perché sei venuto tu, e attraverso un bando consulenza, proprio perché la tua expertise è fondamentale in questo momento, che per noi è un momento un po' di partenza, e quindi il fatto di poterti avere qua qualche giorno e poter discutere con te come indirizzare le linee di ricerca, le nuove attività è veramente importante, sia per me che per... E per me è stato fantastico anche da un punto di vista culturale visitare per la prima volta di per sé l'Università di Perugia, e anche da un punto di vista scientifico per quello che stiamo facendo e sviluppando assieme, quindi grande opportunità.